Un saluto a tutti quanti, mi chiamo Pierpaolo Visione e sono l'amministratore unico della Peltuinum Srl, l'antica azienda agricola che è specializzata nella produzione, trasformazione e commercializzazione di zafferano dell'Aquila. In pochi minuti proverò a darvi alcune indicazioni sull'importanza e sul perché dei bilanci aziendali. Diciamo che il bilancio è un documento composto a sua volta da vari documenti, è uno strumento che è obbligatorio per legge con il quale l'azienda comunica a vari portatori di interesse che adesso enucleeremo, interessati alle sorti dell'azienda, comunica appunto alcune informazioni utili per prendere delle decisioni. È importante focalizzarsi in questi pochi minuti nelle informazioni essenziali. È composto essenzialmente da 3-4 documenti che a seconda delle dimensioni dell'azienda sono o no obbligatori. In genere in Italia si seguono le regole del codice civile integrate dai principi contabili nazionali. Ci sono una serie di aziende che oltre a queste regole seguono anche dei principi contabili internazionali, ma questo si tratta di casistiche riguardanti società quotate in borsa o che hanno strumenti finanziari presso il pubblico. I 3-4 documenti più importanti sono lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario, a cui si aggiunge anche la relazione dell'amministratore. Allora, il documento molto importante, oltre al conto economico, che appunto va a registrare l'utile o la perdita d'esercizio, è lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale dà una fotografia dell'azienda in termini di attività e di passività. Nello stato patrimoniale è diviso appunto in due sezioni, le attività a sinistra dove sono elencati tutti gli investimenti dell'azienda. Investimenti che partono, così come disciplinati dal 2424, dai versamenti dei soci ancora dovuti fino alle attività, ai crediti vari e alle scritture di assestamento, rate e risconti. Alla parte di destra dello stato patrimoniale ci sono tutte le passività, che si intende, cioè le fonti di finanziamento grazie alle quali si sono acquisite tutte le attività previste nell'altra sezione dello stato patrimoniale. Quindi fra le passività troveremo in alto sicuramente tutto ciò che è il patrimonio netto, cioè il patrimonio netto è quello che i soci conferiscono nell'azienda. All'interno del patrimonio netto, che quindi in realtà sono finanziamenti dei soci stessi, quindi non di terzi, si distingue il capitale sociale dalle varie riserve che durante l'attività aziendale si vanno a creare. A seguire poi ci sono i debiti verso vari fornitori, finanziatori e via dicendo, c'è il trattamento fine rapporto, c'è la voce fondi e rischi fino ai rati e ai risconti. Quindi lo stato patrimoniale ha queste due sezioni, a sinistra tutte le attività e a destra tutte le passività dell'azienda, grazie alle quali si vanno a finanziare le attività. È importantissimo per qualsiasi azienda, sia essa grande ma anche piccola, come possono essere all'inizio le aziende agricole in fase di start-up, impostare e disciplinare la propria organizzazione nel rispetto appunto di una regolare e giusta contabilizzazione dei fatti aziendali, perché grazie a questa contabilizzazione, che oggigiorno avviene anche o con il supporto di professionisti esterni, ma anche grazie a dei software che permettono la regolarizzazione della prima nota, quindi le scritture contabili all'interno dell'azienda, permettono poi, se ben fatte durante l'anno, di avere un bilancio a fine anno utile per la sua reale funzione d'uso, che è quella di appunto informare i vari portatori di interesse dell'azienda. Perché si fa il bilancio? Il bilancio appunto abbiamo detto che si fa
per dare delle informazioni a dei portatori di interesse dell'azienda, che non sono soltanto e soprattutto i soci che vogliono sapere a fine anno se l'azienda ha prodotto meno degli utili e quindi poi ripartire il cosiddetto dividendo l'utile fra i soci, ma è importante il bilancio perché ci sono soggetti come i fornitori, lo Stato stesso che poi sappiamo bene che applica delle imposte sul reddito, fornitori, quindi clienti stessi, ma anche cittadini hanno per il diritto di sapere se un'azienda è ben gestita o meno e se di quell'azienda ci si può fidare o meno per avere delle relazioni future. Quindi è fondamentale in tutti i sensi formarsi e organizzarsi per avere dei bilanci ben fatti, in modo tale, oltre ad avere benefici all'interno dell'azienda in termini di capire se la nostra attività, che per noi potrebbe essere un'attività bellissima ma poi non produce degli utili, quindi ha bisogno delle azioni strategiche di correzione, e solo grazie a una corretta contabilità possiamo prendere delle decisioni in tal senso. Quindi il mio consiglio per chiudere è di formarsi bene per la predisposizione dei bilanci e di fornire poi ai vari portatori di interessi dei bilanci chiari e veritieri.